Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi continuiamo la serie dedicata ad Ancient, Leggende delle Tenebre, dipingendo insieme Cyrus. Se vi siete persi i video precedenti, li trovate qui sotto in descrizione, mentre se non volete perdervi i prossimi contenuti che pubblicherò su questo canale, vi ricordo che potete iscrivervi cliccando sul pulsante qui sotto. L'elemento principale di Cyrus è sicuramente la fenice infuocata, che per via della sua luminosità modifica molto anche i colori dei vestiti. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Anche Cyrus l'avevo primerato insieme alle altre con il metodo zenitale, dato che useremo molti colori chiari, ma dando particolare importanza alle parti fatte di fuoco. Proprio queste ultime andranno fatte completamente bianche, con l'aerografo come ho fatto io per comodità o con il pennello in una fase successiva. Ma andiamo con ordine. Partiamo dai colori base, stendendo un marrone caldo che useremo sia come base per la pelle che per i sandali. Distingueremo poi i due colori in un secondo momento. Per quanto riguarda i pantaloni e la maglia chiari, ho deciso di partire da un grigio caldo, che fungesse da base neutra per portarli poi ad essere avorio, ma solo in alcuni punti. Anche nell'illustrazione di Cyrus lo schema non era molto chiaro, quindi ho interpretato la mantellina come giallo verdognola, anche per farla risaltare dalle fiamme dietro. Per questo ho deciso di usare come base un verde oliva, sul quale poi potremo schiarire facilmente fino ad arrivare al giallo. Completiamo poi alcuni accessori del vestiario che mancano, come la cintura che facciamo bordeaux e il guanto, al quale creiamo una base marrone come quello usato all'inizio. Ora che abbiamo fatto i colori base del vestiario, dobbiamo dare loro un po' di volume. Prendiamo quindi il color avorio e creiamo un mix con il grigio caldo usato prima. Segniamo le zone più voluminose dei pantaloni e della manica, considerando che le fonti di luce sono molte, tra quelle generale e quella ricevuta dalle fiamme. Quindi consiglio di enfatizzare semplicemente i volumi in base alle pieghe del tessuto, lasciando da parte i recessi più evidenti. Come mostrato già in molti altri video, creiamo quindi un tono intermedio, scarichiamo l'eccesso di colore dal pennello e andiamo a coprire lo stacco. In questo modo riusciremo a rendere la morbidezza del tessuto, che ad esclusione delle pieghe più nette deve apparire morbido. Infine ridiamo luce alle zone più voluminose, restringendo la zona colpita rispetto al passaggio precedente. Qui è importante non andare a coprire o ricalcare quanto fatto prima, o si perderà il mezzotono, elemento del volume importante alla pari di ombra e luce. Una volta soddisfatti dei pantaloni, andiamo quindi a fare un lavoro simile anche sulla mantellina. Mettiamo sulla tavolozza un giallo molto brillante che ci servirà poi anche per le fiamme. Con un pennello più sottile, se lo riteniamo necessario, e creando un mix tra giallo e verde, andiamo a segnare le zone voluminose e sfumiamo come prima. Con il giallo puro estremizziamo poi i volumi più marcati. Per quanto riguarda le gambe, che si vedono poco, le possiamo lasciare anche così, mentre per i sandali tiriamo fuori le parti più voluminose, in questo caso costituiti da questi archetti di cui sono composte. Usiamo questo stesso colore anche per creare alcuni dettagli nelle spille che ha sulla mantellina. Ma passiamo ora all'elemento più appariscente di Cyrus, ovvero la sua fenice di fuoco. Come detto, affinché si crei un effetto luminoso è necessario che la base sia bianca coprente. Qualsiasi altro colore non garantirà un effetto uguale. Sul bianco stendiamo una base di giallo acceso, il più brillante possibile. Ho realizzato tempo fa un tutorial su come fare le fiamme normali e colorate, che vi lascio qui sotto.
Con un mix tra giallo e arancio cominciamo a colorare la parte finale della scia di fuoco, che faremo in generale più scura e spenta rispetto al resto. Nella metà superiore invece segniamo solo le code finali delle fiamme, ricordandoci sempre che il cuore del fuoco è più luminoso e si scurisce via via che ci si allontana. Con un mix che contiene più giallo che arancio sfumiamo questi accenni colorati, così che il passaggio sia morbido e naturale. Con il Deep Orange puro rimpiccioliamo ancora la zona colpita e coloriamo solo alcuni piccoli punti qua e là in fondo alle lingue di fuoco e come prima le sfumiamo con precisione al resto. Per la parte bassa invece usiamo molto più arancione e coloriamo tutto tranne i recessi che lasciamo nella tonalità più chiara fatta poco fa. Uniamo ora arancione e rosso scuro già usato prima per farne una tonalità calda e intensa che usiamo per intensificare il rosso della parte bassa e aggiungere proprio solo alcuni punti nella parte alta. Farlo solo su alcuni, magari quelli più lontani dal cuore del fuoco, renderà il tutto più verosimile. Nella parte bassa sfumiamo anche questo passaggio e ulteriormente lo intensifichiamo al centro. Vogliamo proprio creare l'effetto di un fuoco ormai spento, quasi raffreddato, molto in contrasto con quello vivace nella parte alta. Per enfatizzare questo effetto aggiungiamo alcuni punti centrali con il marrone, quello usato per i sandali andrà benissimo. Al contrario, ma seguendo la stessa logica, schiariamo ancora la fonte di luce, ovvero il corpo della fenice con un mix di bianco e giallo. Ora che la luce e il calore ci sono, dobbiamo occuparci di far percepire questi elementi anche sui vestiti di Cyrus, passaggio non facilissimo per via dei colori degli indumenti, ovvero pantaloni molto chiari e mantellina verde, che è il complementare del rosso. Partiamo usando il rosso scuro che abbiamo già usato prima, ma in versione glazing, quindi leggero come un filtro di colore, ma non liquido come un acquerello o si depositerà nei recessi. Noi vogliamo proprio colorare appena tutte quelle zone vicine alla lingua di fuoco. Per via dei colori così chiari sotto, potrebbe sembrare di rovinare il lavoro, ma vi assicuro che se useremo glazing leggeri e lavoreremo con calma, riusciremo ad ottenere un risultato convincente. In generale, meglio dover fare 2 passate leggerissime di glazing che farne una troppo spessa e ritrovarsi a ricolorare i pantaloni per sistemare. Ora che questo grande alone rossastro è stato posizionato, dobbiamo andare a scaldare un po' di più l'effetto nelle aree adiacenti, quindi lasciando così quelle appena segnate, individuiamo con glazing arancione quelle dove le fiamme toccano gli indumenti. Con un rosso più vivace sempre glazing andiamo a creare una transizione leggerissima tra l'arancio e il rosso scuro alla base. Per rendere più piacevole il passaggio tra il glazing rossastro ed esempio il pantalone che è così chiaro, possiamo sempre creare un mix tra i due colori, ovvero reddish grey e rosso, e con questo ammorbidire gli stacchi come se si trattasse di una classica sfumatura. Se lo riteniamo necessario, facciamo poi ulteriori accenni arancioni più decisi, ma non dovremo mai inserire elementi gialli, perché quello è un colore luminoso riservato al fuoco e non alla sua luce di rimando. Ho poi deciso di schiarire il lato frontale destro del viso, dato che uno è colpito dalla luce, ma non dare volume a questo lato sembrava davvero inadeguato. Quindi segniamo i volumi e sfumiamo, prima di passare dei semplici occhi con un pennello molto preciso e il colore nero, con il quale ho scurito anche barba e sopracciglia. Dopo aver impreziosito il guanto e la cintura con alcuni piccoli punti di luce, siamo pronti a passare alla basetta.
Partiamo usando lo stesso grigio caldo usato prima, che fungerà da base perfetta, dato che faremo un lavoro simile a quanto fatto sui pantaloni. Lasciamo asciugare perfettamente e stendiamo uno shade bordeaux che riempirà bene i recessi e donerà al tutto un'atmosfera rossastra. Lasciamo asciugare molto bene e segniamo con il verde scuro i tralci che troviamo per terra, anche per ricreare un accenno di verde anche sulla basetta. Passiamo quindi un glazing prima rosso e poi arancione nelle zone limitrofe alle fiamme, come abbiamo già visto prima. Con i colori usati per la mantellina creiamo qualche dettaglio sulla vegetazione a terra e poi rifiniamo la basetta per concludere Cyrus. Come sempre spero che anche questo video vi possa essere utile come spunto per dipingere questa o molte altre miniature. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!